Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e in questo tutorial vado a mostrarvi la mezza maglia alta termica, una lavorazione perfetta per tantissimi progetti per la casa, ma non solo. In particolare in questo video andremo a realizzare insieme una presina misura 15 x 15 cm, utilizzando meno di 50 grammi di filato. Quali sono le caratteristiche di questo progetto? Può essere eseguito con qualsiasi tipologia di filato, soprattutto se avete tanti avanzi in casa di colori diversi, potete ottenere un effetto multicolor super particolare. La lavorazione è super compatta, per niente traforata e reversibile, infatti abbiamo lo stesso disegno sia da una parte che dall'altra del nostro progetto. È inoltre una lavorazione che non richiede bordatura. Una volta bloccati e nascosti i fili, il nostro progetto è pronto per essere utilizzato. Potrete sfruttare tutte le spiegazioni che troverete all'interno di questo video non solo per realizzare delle presine, ma anche per dei sottopiatti, dei sottobicchieri, delle tovagliette all'americana. Ma non solo, è perfetta anche per sciarpe e copertine. Potrete infatti variare tutte le misure di questo progetto in base al vostro gusto e alle vostre esigenze. Troverete poi un'altra versione della presina lavorata con la maglia bassa termica, già disponibile proprio qui sul mio canale YouTube, nella playlist dedicata agli accessori per la casa. Andiamo quindi a vedere tutti i materiali di cui avremo bisogno e cominciamo ad uncinettare insieme il nostro progetto. Ho scelto un filato che avevo in casa, il Cotton Light di Drops, 50% cotone e 50% di poliestere. E questo azzurro super intenso lo trovate con il codice colore 27. La nostra presina avrà una forma quadrata. Siamo noi a deciderne le dimensioni e siamo noi a decidere quante catenelle avviare, poiché questo tipo di lavorazione non richiede alcun multiplo. Andiamo quindi ad avviare le catenelle che ci servono in base alle dimensioni desiderate per il nostro progetto. Nel mio caso andrò a realizzare una presina di misura 15 x 15 cm e andrò ad avviare con questo filato e questo numero di uncinetto 16 catenelle. E vi consiglio di avviare le vostre catenelle molto morbide. Completate le mie catenelle iniziali, vado ad aggiungere una catenella in più, una catenella di supporto. Nel mio caso avrò così 17 catenelle. Partendo dall'uncinetto, salto la catenella di supporto e vado a lavorare nella successiva. Carico il filo sull'uncinetto ed entro nella catenella. Prendo il filo, lo porto attraverso e avrò 3 asole sul mio uncinetto. Carico il filo e le vado a chiudere tutte e 3 insieme contemporaneamente. Ho così realizzato il mio primo punto. Vi consiglio di segnare questa maglia con un marcapunti. Proseguiamo quindi lavorando una mezza maglia alta in ciascuna catenella che ci si presenta fino ad arrivare al termine del nostro giro. Lavorata l'ultima mezza maglia alta nell'ultima catenella disponibile, siamo pronti a cominciare il prossimo giro. Realizziamo 2 catenelle di supporto. Dopodiché non voltiamo il lavoro, ma dobbiamo tornare a lavorare nell'ultimo punto appena eseguito e con l'uncinetto passare contemporaneamente nella catenella alla base del punto. Utilizzo un ago per farvi comprendere al meglio questo passaggio. Qui abbiamo i punti appena eseguiti, composti nella parte superiore da 2 costine, costa retro e costa davanti. Con il nostro uncinetto dobbiamo entrare solamente
sotto alla costina più vicina a noi, in questo caso la costa davanti del nostro punto. E contemporaneamente dobbiamo entrare nella catenella alla base del punto scelto. Quindi il nostro uncinetto entrerà qui e contemporaneamente sotto alle due costine che compongono la catenella. Carico quindi il filo sull'uncinetto, entro nella costa davanti dell'ultimo punto lavorato ed entro sotto ad entrambe le costine della catenella corrispondente. Dopodiché prendo il filo e lo porto attraverso. Avrò sempre le mie 3 asole sull'uncinetto, carico il filo e le chiudo tutte insieme. Questo sarà il primo punto del nostro giro, che vi consiglio di segnare con un marcapunti. Ci spostiamo sul punto successivo. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella costa davanti del punto e nella catenella corrispondente alla sua base. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, abbiamo 3 asole, carichiamo il filo e chiudiamo. Ho ruotato il mio lavoro in modo da avere qui nella parte superiore le catenelle con le quali ho avviato il progetto. Così sarà più semplice per me andare ad eseguire tutti i vari passaggi. Procediamo in questo modo, punto per punto, fino ad arrivare al termine del nostro giro. Se ricordate, avevamo segnato con un marcapunti la prima maglia del giro precedente. Ora il marcatore che avevamo applicato ci indica l'ultima maglia da lavorare di questo giro. Quindi la prima maglia del giro precedente diventa l'ultima maglia del giro attuale. Togliamo il marcatore e andiamo così a lavorare il nostro ultimo punto. E abbiamo così completato il nostro secondo giro. Nel prossimo giro e in tutti i giri successivi andremo a ripetere i passaggi che abbiamo appena visto insieme. Cominciamo sempre con 2 catenelle di supporto. Dobbiamo sempre entrare nella costa davanti di ciascun punto e nel punto corrispondente alla sua base. Qui avevamo le catenelle, adesso abbiamo dei punti molto più evidenti. È importante passare sempre sotto ad entrambe le costine. Carico il filo, entro nell'ultimo punto lavorato nella sua costina davanti e nel punto alla sua base. Prendo il filo e lavoro. Applico sempre un marcapunti sulla prima maglia di ogni giro e proseguiamo lavorando punto per punto, ripetendo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto nel giro precedente. Vi svelo un trucco per i giri successivi. Quando lavorate l'ultimo punto, tenete il marcatore sopra la maglia segnata. Realizzate le 2 catenelle di supporto e in questo modo il marcatore vi indicherà le 2 costine nelle quali dovete entrare per eseguire il primo punto. Caricate infatti il filo, entrate in costa davanti nell'ultimo punto lavorato e queste saranno le 2 costine nelle quali dovete entrare. Dopodiché potete rimuovere il marcatore. Lavorate il punto e lo posizionate sulla maglia appena eseguita. Procedendo nella lavorazione noterete che i punti sulla base, quelli nei quali dovete entrare passando sotto ad entrambe le costine, diventano sempre più evidenti e sempre più vicini ai punti che avete appena completato. Vado a concludere questo giro così da mostrarvi questo cambiamento all'inizio del giro successivo. Qui a destra ho i punti appena lavorati, dove devo entrare solamente in costa davanti, mentre qui, quasi al centro della mia lavorazione, ho i punti nei quali devo entrare passando sotto ad entrambe le costine. Vedete come si sono spostati dal bordo a sinistra quasi al centro del lavoro. Tutto questo si ripeterà nei giri successivi.
Non ci resta quindi che continuare nella nostra lavorazione, ripetendo i passaggi che abbiamo visto insieme, fino a raggiungere la misura in centimetri desiderata. Questo sarà il risultato dopo diversi giri di lavorazione. Vedete come le due parti di cui vi ho parlato poco fa ora sono estremamente vicine? Questi sono gli ultimi punti lavorati, questi sono i punti alla base. Una volta raggiunta la misura desiderata per il nostro pannello, come concludere questa lavorazione? Realizziamo una sola catenella di supporto. Entriamo nella costa davanti dell'ultimo punto lavorato e sotto alle due costine alla base. Prendo il filo, lo porto attraverso e vado a chiudere tutte le asole insieme. Mi sposto nel punto successivo, passo sotto la costa davanti, sotto alle due costine del punto sulla base e vado a chiudere tutto nello stesso momento. Proseguo in questo modo, punto su punto. Lavoro l'ultimo punto, vado poi ad allungare l'asola, sfilo l'uncinetto, taglio il filo, sfilo il tutto e lo vado a nascondere all'interno del lavoro. Se ad esempio volessi appendere il mio progetto, prima di tagliare il filo vado a creare delle catenelle che vado poi a bloccare qui, alla base dell'ultimo punto appena lavorato. Quali sono i punti di forza di questo progetto? Prima di tutto otteniamo una lavorazione super compatta, per niente traforata e reversibile. Infatti abbiamo la stessa texture sia da una parte che dall'altra della nostra presina, che non richiede alcun genere di bordatura. Una volta bloccati e nascosti i fili, è pronta per essere utilizzata. Inoltre possiamo replicarla con qualsiasi tipologia di filato, in base al nostro gusto e alle nostre esigenze. È una tipologia di lavorazione che possiamo utilizzare anche per delle tovagliette all'americana, per copertine e anche per sciarpe. Spero questo progetto sia stato per voi utile ma soprattutto di ispirazione. Se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E sono molto curiosa di vedere tutte le vostre creazioni con questa texture. Potete inviarmi le fotografie alla mia pagina ufficiale Facebook e ovviamente sul mio profilo di Instagram. Trovate tutti i contatti nel box informazioni sotto il video. Perciò con questo progetto molto semplice ma super utile vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!